In questo video voglio raccontarti quali sono gli accessori indispensabili per me nel mio studio. In questo video voglio farti vedere quali sono gli accessori per me indispensabili nel mio studio per la produzione di contenuti sia audio ma anche video. Sono accessori abbastanza economici ma davvero, credimi, davvero indispensabili. Allora, iniziamo. Ti faccio una premessa. Sotto questa tavola c'è un mobile con due ante pieno di contenitori. Un giorno ti farò vedere, sto pianificando un video tour di questo mobile qui sotto. Nel frattempo però ho preso alcuni dei contenitori che ti voglio far vedere. Chiusa parentesi, iniziamo. Allora, non è questo il contenitore che volevo farti vedere, ma i primi accessori indispensabili nello studio sono delle luci, e questa volta ti faccio vedere delle luci piccole, non luci giganti, quelle che mi illuminano, ma luci piccole che servono per illuminare un'area dello studio, oppure per fare delle foto a un oggetto, un microfono, un obiettivo della macchina fotografica o qualsiasi cosa. Servono sempre. Allora si va da luci pannelli flat un po' più grandi, questo mi manca la batteria al momento quindi non te lo accendo, ma è una luce bicolor, quindi sia bianca che gialla, e puoi regolare anche l'intensità da 0 a 100. Indispensabile perché puoi usarla sia con la batteria sia con l'alimentatore. Io ti metto tutti i link in descrizione in modo che tu possa vedere di cosa stiamo parlando. Questo indispensabile. Dopodiché ci sono luci così piccole, credo di aver fatto una recensione qualche anno fa su queste luci, sono della Andware, ti metto il link in descrizione anche di queste te le posso far vedere perché dovrebbero essere cariche. Esatto. Questa luce è una luce potentissima, anche questa, luce calda, luce gialla, luce fredda, luce gialla e dimmerabile da 0 a 100%, quindi l'intensità. Ti faccio vedere, non la punto nella videocamera, ma ti faccio vedere, ok, come diminuisco l'intensità, e prima era addirittura 50, pensa un po' quanto è potente questa luce. Adesso siamo al 100%, ok? E poi può cambiare anche tra luce calda e luce fredda. È una luce indispensabile perché dovunque la collochi funziona alla grandissima. Quindi queste due sono indispensabili, tra l'altro puoi metterle su un cavalletto, sulla macchina fotografica, hanno 1000 tipi di attacchi, quindi veramente indispensabili. L'ultima luce è questa, sempre dell'Andware. Questa qui è sia ovviamente bianca, gialla, regolabile l'intensità, ma anche degli effetti. Ci ho fatto un video una volta dove simulavo la sirena della polizia, quindi la luce rossa e luce blu. Ed è molto 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 interessante. È una luce anche questa pazzesca. Forse un po' più morbida rispetto a queste come tipo di luce, ma meravigliosa. Tra l'altro c'ha l'attacco per qualsiasi tipo di supporto, quindi anche un cavalletto, un'asta microfonica, quello che ti pare. Quindi i primi accessori, come ti dicevo ti metto tutto in descrizione, i primi accessori che io utilizzo e che voglio consigliarti sono queste luci che servono appunto per illuminare qualsiasi cosa, quindi non sono le luci che illuminano me, ma sono luci di contorno. Ok, poi questo è fondamentale, mi ha salvato la vita un sacco di volte. Qui dentro ci sono adattatori di qualsiasi cosa, adattatori microfonici, quindi quante volte compri un microfono e devi ridurlo o devi ingrandire il pirulicchio che sta dentro. Ecco, ce l'ho di tutte le forme e dimensioni, con attacco più grande, attacco più piccolo. Ci sono i riduttori, ora non mi ricordo le misure, 1,4, 3,8, 5,6, mi ricordo, vabbè, comunque, insomma, e li puoi anche mettere insieme tra di loro, quindi per allungare, per accorciare, puoi fare di tutto, vedi? Perché per esempio questo qui è più largo di questo, entrambi hanno però, buchi diversi anche in questo caso, ce ne ho altri con buchi uguali ma punte diverse, insomma, adattatori. Stessa cosa, adattatori per macchine fotografiche, per cavalletti o altro di tutti i tipi, adattatori audio, quindi da RCA a jack, da jack a mini jack, uno splitter, non so neanche che ci fa, viti come se non ci fosse un domani, qualunque tipo di vite di qualunque dimensione. Ecco, questi sono i principali oggetti che ho qui, e ti assicuro soprattutto gli adattatori microfonici
sono indispensabili. Indispensabili perché sempre capita che compri un'asta microfonica, compri un microfono, ti esce un adattatore, ma quell'adattatore non va bene dove dovevi mettere tu il microfono ed è problematico. Quindi in questo caso questa scatoletta mi salva la vita perché dentro c'è veramente cose indispensabili. Poi ti faccio vedere gli ultimi 2 contenitori che fanno parte della collezione di contenitori che sono dentro il mobile qui sotto e sono uno. Eccoli qua, sono bellissimi. Ci ho messo delle etichette adesive scotch carta. Questo clamps. Ci sono qualunque tipo di clamp. Questi grandi che servono adesso, sì. Questi qui grandi ne sto utilizzando ai 2 lati della scrivania. Tu non li vedi per fissare perché sopra la scrivania c'è un plaid abbastanza doppio. Poi c'è questo materiale nero che tu vedi che è materiale fonoassorbente. Perché siccome l'ambiente non è acusticamente trattato, nonostante io abbia messo tutta una serie di cose, c'ho il microfono qui, allora sulla scrivania è buona norma avere del materiale fonoassorbente. Quindi io ho messo un plaid sopra, abbastanza doppio, e poi del materiale fonoassorbente. Come tengo attaccato tutto alla tavola? Con questi 2 clamp, 1 e 2, fondamentali. Ce l'ho anche di dimensioni più piccole e ce le ho anche così, per mantenere i fondali. Ok, per esempio il pannello, non so se si vede, qui c'è un pannello davanti alla finestra e questo pannello è mantenuto alla tenda con questo. A volte bisogna ingegnarsi perché soluzioni super economiche, questa ho comprato dal cinese, 2 di queste mi pare 1,50 €, una cosa del genere. Queste qua da Brico, credo di sì, e anche queste se non ricordo male. Vabbè, comunque, queste qui. Poi ci sono questo tipo di clamp, indispensabili. Perché con queste, ok, vedi, lo allarghi e quindi fai lo spazio per attaccarlo alla scrivania, ok? E lui ti dà degli attacchi qui, qui, qui e qui. Quindi puoi sia agganciarlo così, sia agganciarlo così, in base a se ti serve più alto o più basso, ok? E una volta che l'hai agganciato, gli attacchi per esempio un'asta, oppure attacchi un altro braccio movibile, una luce, puoi fare di tutto, veramente di tutto con questi. Io li utilizzo sempre, spesso anche, sai come? Tra l'altro lì la macchina fotografica è fissata a un braccio mobile proprio con questo. Sì, messo così, ok. Questo qui è agganciato all'asta, al braccio di ferro, e qui sopra c'è una testa fluida per... No, non c'è qui, in un altro contenitore, una testa fluida con la macchina fotografica sopra. Quindi questo, e sono indistruttibili perché sono di metallo e costano intorno a una quindicina d'euro, ma ti metto il link in descrizione anche di questi. Poi ci sono questi, indispensabili allo stesso modo. Lo so, ti sto dicendo tutte cose indispensabili, ma perché lo sono davvero, credimi. Sono Magic Arm, cioè li puoi regolare come ti pare e ci puoi mettere di tutto. Ci puoi mettere una macchina fotografica, una luce, un microfono. Ovviamente questo qui si stacca, quindi io ce l'ho attaccato perché questo riesco a pinzarlo dove voglio. Immagina di avere l'asta microfonica, puoi pinzare questo e ci metti una qualsiasi cosa, una luce, ci puoi fissare con queste cose qui un telefono. Ci puoi fissare un telefono. Io in questo caso c'ho, vedi, questa cosa del telefono con un mini Magic Arm, proprio piccolissimo, dove ci attacco il microfono. Quindi questa slitta va sul treppiedi, qui ci metto il telefono e qui attacco il microfono. E quindi ho telefono con microfono che sbuca di lato. Quindi questo Magic Arm ce l'ho sia in questa dimensione qui che in questa dimensione. Ce l'ho in 2 dimensioni, mi pare ce n'è addirittura una terza. Però non ce l'ho, già 2, insomma. Ok, queste 2, ma sono anche questi fantastici perché quando avevo la GoPro, non era proprio la GoPro, era una simile alla GoPro, utilizzavo questo braccio, l'ho messo un paio di volte attaccato alla libreria dietro di me e qui mi regolavo diciamo l'inclinazione che volevo e gli attaccavo sopra la GoPro, in modo che avevo anche inquadrature dall'alto, inquadrature le puoi mettere anche a testa all'ingiù, quindi dal basso, cioè pazzesco. Ci puoi fare di tutto. Sono quegli attrezzi che magari li usi poco, ma quando li usi ti salvano la vita. Ok, no, come clamp questo, stessa dimensione di questo. Ce n'ho uno anche più piccolo di questo, però evidentemente lo sto usando. Ok, rimettiamo a posto questi clamp.
E in ultimo, ma non meno importante, c'è questo denominato varie. Lo so, il nome non aiuta molto, ma è fondamentale perché dentro c'ho tutte quelle cose che utilizzo spessissimo. Scotch carta. In uno studio audio-video lo scotch carta è indispensabile. Sul mixer, per questi contenitori, per etichettare cose, gli hard disk, per esempio aggiungo dei pezzettini sugli hard disk e scrivo che cosa c'è dentro, cioè indispensabile. Poi c'è questo, non te ne ho mai parlato, questo qui è un adesivo su entrambi i lati ed è fortissimo, è indistruttibile. Tutti i pannelli che vedi attaccati alle pareti sono attaccati con questo, piccolissimi pezzettini, regge qualunque cosa. Ci ho attaccato anche quadri, ci ho attaccato di tutto con questo, è fortissimo. Ti metto il link in descrizione anche di questo, ma è qualcosa di pazzesco. E io in un attimo ne ho comprati 4-5 di questi, però ho tappezzato tutto lo studio di pannelli fonoassorbenti. È incredibile, così non fai buchi nel muro. Certo, resta un po' una macchiolina, ma dal mio punto di vista meglio una macchiolina che con un po' di pittura dopo puoi ridipingere, piuttosto che un buco che devi stuccare e poi ridipingere sopra. Quindi io uso questo. Dopodiché 1 metro sempre con me, perché prendo misure, sposto in questo studio, muovo, alterno cose, quindi questo è indispensabile. E poi vabbè, set di giraviti, c'è anche questo con le punte, fondamentale anche questo. Poi tutti cosini in velcro per legare i cavi e chiavi esagonali. Queste le uso tantissimo soprattutto per il braccio al quale è collegato la macchina fotografica e il monitor che c'è accanto. Basta, direi che basta. Per adesso ti faccio vedere questi 2 contenitori, ma sotto questo tavolo ce ne sono almeno 16? Così tanti? Mi pare di sì, 16 contenitori. E contenitori tra l'altro super economici, ti metto il link in descrizione anche di questi. Niente che dire, questi sono i miei oggetti indispensabili all'interno di uno studio. Ovviamente ce ne sono tantissimi altri. Ho evitato di parlarti di cavi perché ce n'ho una ventina, forse anche di più, tante altre cose, però questi sono i primi che mi sono venuti in mente, quelli più indispensabili, quelli che veramente ti salvano la registrazione, sia essa audio o video. Fammi sapere se li conoscevi, se qualcuno di questi ti interessa, se ne hai altri da suggerire, magari hai un accessorio che a me manca e che è indispensabile, quindi corro subito a comprarlo, ok? Quindi spero che tu abbia gradito questo video, spero che tu l'abbia trovato utile perché hai capito la potenzialità di avere tutti questi oggetti in studio. E niente, noi ci vediamo settimana prossima. Grazie e buona registrazione con tutti questi oggetti indispensabili.